Buongiorno amici del canale. Ciao. Abbiamo dormito? Sì. Siamo rilassate? Sì. Pronte per colorare? Sì. Per le fatiche le abbiamo fatte ieri, quindi oggi ci rilassiamo e ci divertiamo molto di più. Allora, per quanto possa essere faticoso preparare un mobile, è anche decisamente gratificante, perché il pulirlo, il purificarlo, il togliere la roba vecchia che non va più bene, vedere le vene del legno che escono fuori, la sua purezza, è proprio un viaggio. Se ve li dessero già così, non sarebbe altrettanto divertente, ve lo assicuro, vero? Sì, Anche esatto. è stancante, ma divertente. E oggi usiamo un colore che io non uso spesso, perché io sono un po' un po' il tipo dei colori forti, grintosi, non lo so, i verdi accesi, i blu scuri, i neri, i rossi, magenta. Nell'ultimo anno ho usato pochi colori tenui, ma vi devo dire la verità, questi mobili me li vedo proprio Enjoy. Ero indecisa tra Julia's Grey e Enjoy, perché il Julia's Grey era un colore molto soft, moderno, secondo me avrebbero alleggerito le forme, ma si fondeva troppo con il marmo. Invece l'Enjoy ha questa leggera punta soft, borotalcosa e rosacea che mi piace un casino. Quindi iniziamo stendendo la prima mano su entrambi di Enjoy. Partiamo? Partiamo. Che pennello usiamo? Elisabeth. Come sempre. Partiamo. Vi faccio vedere quanto copre l'Enjoy sia sul cassetto, che è ancora un po' colorato, che sull'altro che è legnoso. Il pennello Elisabeth è un pennello eccezionale che copre molto bene sia su superfici un po' più lucidine, quindi quelle che hanno già una vernice, sia su quelle che sono già purificate e sono spesso legnose. Guardate qua. Sì, in effetti siamo sulla falsariga dello stile che aveva già questo cassettone, però a me piace proprio tanto. Questo colore puro, fresco, che sa proprio di country. Bellissimo. E voilà. Una copertura eccezionale. Vedete che l'unica cosa che si intravede sottostante sono le venature del legno. Eh sì, perché siamo stati così bravi a purificare la superficie che non si notano gli scalini della vecchia vernice, ma si vede solo ed esclusivamente la vena del legno che è sottostante. Molto bello. Ora vediamo come copre sul legno. Oh, che bello! Qui vedi proprio il distacco di colore dalla parte legnosa, che era già molto bella, gradevole, alla parte legnosa coperta. Bellissimo, un velluto. Mi piace veramente tanto. Sono molto convinta di questa tonalità scelta oggi, è un po' che non la usavo ed è sempre bello tornare su propri passi. Pennellata incrociata per coprire meglio e poi si allunga per togliere qualsiasi difetto. Ricordate che questa è solo la prima mano, anche se potrebbe sembrare una copertura totale, è solo la prima. E voilà, facciamo i dettagli e poi passiamo al resto del mobile.
La seconda mano di Enjoy in realtà serve proprio a pochissimo perché attacca bene già la prima, come vedete, e ha coperto tutto. Quindi la seconda è proprio un vizio. Ma se passate la seconda, passatela sempre pura. Non per altro, ma perché risparmiate soldini. Nel senso che vedrete che accarezzando la superficie, come sto facendo io in questo momento, avrete una coprenza pazzesca. Quindi se ci sono punti in cui poi non siete così tanto precisi, perché in realtà non serve o vi scappa, se voi non diluite la pittura, avrete sempre una coprenza pazzesca usando molto poco colore. Quindi dai, sfruttate bene questa situazione e smettetela di diluire sempre le pitture quando non serve, ok? Soprattutto quando le superfici sono estremamente lisce e il diluire può creare anche un problema. Guardate qua. Io non ho più preso vernice, io l'ho caricata lassù, l'ho stesa su tutto questo perimetro e non ho più preso vernice. Avete visto quanto risparmio? Quindi mi raccomando, non andate a diluire per forza, se non serve non diluite. Su questi due cassettoni ci sono quasi no, c'è ancora un sacco di lavoro da fare, cioè quasi addirittura d'arrivo per quanto riguarda la parte diciamo decorativa. Abbiamo scelto Big Room Violet, che è un transfer della linea design molto grande. Infatti ricordate sempre che per guardare la grandezza dovete venire qua sotto. Purtroppo sono in pollici perché loro sono americani e distinguono le misure differenziandole con pollici, giusto? Invece noi centimetri. Però sul sito abbiamo fatto la trasformazione da pollici a centimetri. Quindi mi raccomando, ricordatevi, questo qua per esempio io ho detto 48 pollici per 35, è bello grande, adesso vi farò vedere. Ma per essere sicuri dell'ampiezza girate e ricordatevi sempre che qua c'è il disegno che ve lo spiega. Qua per esempio si vede un po' poco perché è sul sfondo nero, però questo transfer è costruito da 3 pezzi e altri 3 pezzi. Dovrebbe essere steso in questo modo, quindi in orizzontale, ma noi, che rompiamo sempre l'uovo nel paniere, lo stendiamo in modo differente, perché non vogliamo stenderlo sul frontale dei cassetti troppo magari, vogliamo stenderlo sui laterali. E utilizzeremo i 3 pezzi che invece che metterli così, in verticale, li metteremo così, in orizzontale. E toglieremo le scritte, perché ci sono anche delle scritte che arricchiscono la parte floreale, quelle noi non le mettiamo, le mettiamo da parte e le usiamo per un'altra cosa. Quindi, ora utilizziamo i primi 3 pezzi e creiamo la nostra, diciamo, trasposizione sulla superficie e poi li grattiamo insieme. Così vedete anche come si fa per scegliere la modalità di applicazione dei transfer. Ma una cosa, vi faccio già vedere la carta d'apparati che metteremo tra un po', perché io l'adoro. È della linea apparato e ricordatevi sempre che dai rivenditore Magic Print o sul sito EasyROM avete l'alternativa di trovarla in 2 versioni. Vi serve un rotolo intero o 2 rotoli perché dovete fare un'intera parete e bene, li comprate. Ma se dovete semplicemente fare la finitura in una vetrina piuttosto che la finitura dei cassetti perché volete rendere più belli, ecco, in questo caso vi basterà comprarla a metri. Ve ne servono 3 metri e ne comprate 3 metri. La profondità è 53 e invece la lunghezza è 10 metri. Quindi voi avete bisogno di 2 metri, comprate 2 metri senza problemi. E noi uniremo questa fantasia meravigliosa che mi ricorda un po' le giacchine in stile Chanel, no, anni 90, troppo belle, con la bellissima tonalità del Vigorous Violet, che è leggermente violacea ma con una punta di verde e di fresco che secondo me sono benissime insieme. Quindi questa carta da parati nei cassetti per renderli veramente belli, puliti, rifiniti, anche perché poi si mette dentro comunque del vestiario qua e quindi è giusto che siano proprio belli anche lavabili, purificabili, abbinati a questo transfer. Quindi partiamo. Per
Per facilitare la cosa, noi siamo partiti dal centro, quindi prendiamo uno di questi transfer che andrebbero però, spiegalo, messo in orizzontale. Sì, questo in teoria sarebbe così, anche perché qua, come vedete, ci sono delle scritte bianche che dovrebbero essere lette. Ma noi lo reinterpretiamo a modo nostro, tanto è un'esplosione di fiori che va in tutte le parti e quindi non cambia nulla. E però togliamo le scritte, perché ovviamente non mettendole nel lato giusto starebbe poi male. Quindi noi togliamo le scritte, sicuramente le andremo a utilizzare per altri restyling su altri mobili, vero Emma? Sì, assolutamente. Perché tanto comunque i pezzi che non vengono utilizzati oggi dei transfer vengono sempre utilizzati poi anche in altri tantissimi modi, anche spesso li mischiamo con stili differenti. Allora, qua vedete c'è già un segno, quindi noi utilizzeremo la parte centrale, io vado qui, Emma va giù al centro e lo facciamo proprio andare però al limite, sì. ok? Quindi il disegno deve arrivare proprio al bordo che c'è del legno. Per fare un lavoro fatto bene bisogna per forza di cose togliere questo pezzo di carta protettivo, perché altrimenti non vedremmo dove si va. Facciamo attenzione, Emma, a non applicare i laterali alla carta, al mobile. Ok, tu ci sei? Sì. Allora, qui siamo andati. Arrivo, Poi, purtroppo essendo mobili vecchi non sono al 100% dritti, anzi tutt'altro, ma noi andiamo a farli aderire piano piano senza fare pasticci. Partiamo facendo prima aderire un lato usando i nostri legnetti, vedete? Piano piano si va qua, poi parte dal centro di nuovo e si fa aderire anche qui. Quindi anche questo lato di Emma, fai tu Emma, grazie. Sì. L'ho fatto aderire per salire e per non stropicciare, anche perché poi si deve continuare con l'altro pezzo che andrà a fare la finitura. Emma si applica il suo pezzo, io mi applico il mio. Prendo il cutter e vado a tagliare in mezzo. In questo modo, sia io che Emma avremmo il nostro piccolo pezzo di plastica da far scivolare via e dove comunque il disegno sarà stato applicato alla perfezione sulla base. In questo modo non ci sarà solo un unico pezzo di plastica da togliere, ma due, e possiamo lavorare, vedete, in semplicità, senza darci fastidio. Quindi io gratto la mia parte, Emma gratta la sua e non litighiamo. La parte centrale, quindi la prima sezione, è stata attaccata. Attacchiamo la parte mia, Sì. poi la tua, quindi congiungiamo il centro al primo laterale. Questa parte qui non ha scritte, quindi non bisogna togliere nulla. Se tu stai lì, mi devi proprio aiutare a essere precisa, Emma? Purtroppo dovete essere molto precise per un semplice motivo. Se voi non riposizionate bene, vedete la linea che si sovrappone. Quindi è molto importante che sia forse un pelino più su. Basta così. Qua ci sono, tu ci sei? Sì. Ok, allora facciamo questa cosa partendo ovviamente da qui per poi far aderire il tutto dall'altra parte. Vedete che posizionato in questo modo riempie completamente tutta una parte di laterale e quindi è molto bello perché andiamo a usare lo stesso tipo di soggetto, ma invece di metterne un pezzo in orizzontale su un solo frontale andiamo a riempire entrambi i laterali, due piccioni con una fava. Grattiamo e continuiamo. Devo dire che le tonalità di questo transfer stanno veramente benissimo con Enjoy. Che dici, Emma? Sì, mi piacciono molto. Una bella scoperta, molto elegante ma anche molto molto moderno. E voilà! Anche il secondo pezzo è stato messo e formano questa tela molto particolare di disegno laterale e non è scontato perché solitamente il disegno sta sul frontale. Invece
2 piccioni con una fava perché? Perché con un solo tubo, quindi un solo acquisto, abbiamo decorato 2 pezzi che vanno a creare un intero progetto e secondo me è bello ottimizzare così. Mettiamo l'ultimo pezzo per finire il laterale. Ok. Anche qua ci sono le scritte, quindi anche qua le togliamo prima di appiccicarle dove non si deve. Tieni. Togli pure tu la protezione e aiutami a posizionare. Io sto su, tu stai giù, ok? Io sono un po' troppo alta. Ok. Ora va, però forse dovresti tirare un po'. Controlla bene. Così. Ok. Sempre prima dalla parte vicino alla parte centrale per poi andare a attaccare il tutto. Andiamo. La prima parte è finita, adesso facciamo aderire anche l'altra parte e poi ve le facciamo vedere. Occhio perché sono diverse, perché era un'esplosione di fiori in orizzontale, quindi guardatele bene. La larghezza è 84,5. Esatto. E siccome noi abbiamo scelto una carta parati molto intelligente, quindi che non ha un verso perché non ha un fiore o delle scritte, possiamo tranquillamente prenderla e srotolarla e far andare l'eccesso nella parte frontale. Esatto. Così rimane bello curato, vero? Quindi andiamo a tagliare la nostra carta, mettendo, mi raccomando, il disegno all'insotto, perché non si deve rovinare per nessun motivo, su un piano e la tagliamo ad 84,5. Esattamente. Uso questa riga in ferro, che è molto comoda perché è rigida. Sì, però 84,5. Questa arriva a 74 e poi ci aggiungo 10. Ok. 74 più 10. Ok. E mezzo però era. Ok, allora facciamo 11, così ce l'ho un po' più abbondante, se davanti è un po' diverso. Ok. E anche da sopra. Me lo metti a filo per favore. Ok. 74, 60. Ok. Tagliamo. Grazie alle 2 misure che ha preso possiamo andare veramente sicuri e dritti. Mi raccomando, occhio, io adesso sotto ho messo il cartone ma non ho nulla. Mi raccomando, non andate a incidere sotto. A volte diciamo queste cose che possono sembrare scontate, però magari uno se va a pensiero non ci pensa e poi si ritrova col mobile rigato. Esatto. Ok, voilà. Questo è il primo foglio di carta da parati perfettamente tagliato. Guardate qui. Spesso noi, come ha detto Emma, ci prendiamo quel mezzo millimetrino in più, perché i cassetti mobili vecchi non sono sempre perfetti, a volte sono un pochettino più larghi o più stretti dalla parte iniziale alla parte finale, ma guardate qui, è praticamente perfetto, proprio bisognerebbe togliere un millimetrino, ma noi possiamo fare così, Emma, se vuoi. Un po' più larghi. Andiamo leggermente indietro, così parti da davanti, lo fai aderire, in questo modo non dobbiamo sprecare nulla e va a fare il bordino, una battuta dietro. Assolutamente. Adesso facciamo vedere come preparare la colla per la carta da parati, perché lo facciamo aderire in tutti gli 8 cassetti con la colla, quella apposita per i muri. Ricordate che ci sono 2 tipi di colla, c'è la colla classica per la carta da parati leggera, quella in carta e quella vinilica ma leggera, e poi ci sono anche i parati pesanti. Perché? Perché a volte si fa aderire la carta sui muri, ma anche per molte altezze, anche se arriva a volte 3,5 metri, 4 metri, e quindi la striscia di carta pesa. Perché è vinilica e quindi pesa, quindi c'è un parato apposito molto simile che per i parati pesanti. Emma, ci fai vedere come si fa la colla? Colla in polvere e acqua. Dietro ci sono scritte tutte le grammature, però per grandi quantità. Noi, dovendo farle per un cassetto o comunque per Pochi questo cassetti, mobile, esatto, 8 cassetti in andiamo tutto. un po' ad occhio. Quindi metto un po' d'acqua nella ciotola. Ah, questa basta per 8 cassetti. Sì. Ricordate sempre però che il legno assorbe molto più di un muro, quindi il legno assorberà una buona percentuale di colla, fatene un po' di più e se vedete che beve mettetene un po' di più. Siamo comunque sempre in tempo a rifarla. Certo. nel caso. E vado ad aggiungere la polvere pochissimo per volta, proprio pochi grani, per farla sciogliere bene. Come se facessi la polenta? Sì, praticamente sì. Però una polenta molto liquida.
Noi abbiamo dato questa scodella che è il contenitore di recupero che usiamo sempre. Voi potete usare quello che volete, un piattino di plastica un po' più fondo, una vaschetta di recupero, un secchiellino, quello che volete voi. La colla per la carta da parati, in questo caso noi la utilizziamo quell'apposita, quella in polvere, anche perché è molto più forte. Quando utilizziamo la colla per la carta parati spray è per, diciamo, progetti anche più piccolini, ovvero per incollare qualcosa di molto più piccolo, tipo scatole e altre cose. Quando si tratta di progetti così grandi, dove comunque i cassetti sono 8, è meglio usare una colla che è proprio stabile. Guardate la densità che ha raggiunto la colla. Una gelatina. Esatto. Quindi mi raccomando, attenzione a quando aggiungete, perché ci mette un attimino ad addensare. Potrebbe essere che con un po' di acqua tiepida addensi più velocemente. Dovremmo provare un giorno. Sì. Un giorno proveremo. Quindi iniziamo a stendere la colla ovviamente solo dove si vuole mettere la carta, non dappertutto. Noi abbiamo già visto, capito, deciso che la metteremo sul fondale e sul frontalino sicuramente. Qui solo un po', quindi la metterei dopo. Esatto. Quindi partiamo mettendola sul frontalino e sul fondo. Emma utilizza lo spalter, che è un pennello che per queste cose va benissimo. Sapete perché? Perché non ha manico e quindi anche se a volte si va a mettere la carta a parati in posti un pochettino stretti, dove bisogna magari fare un pochettino attenzione perché non bisogna rigare o graffiare dove si è stesa la pittura, è molto più facile. Questo pennello è perfetto anche per far aderire bene il decoupage in generale, tutti i tipi di decoupage. Mi trovo molto bene anche per fare alcuni tipi di lavaggi, alcuni tipi di dry brush, quindi di patine, di anticature. È un pennello molto maneggevole e c'è con 2 setole, sia le setole in crine che queste qua che sono più, diciamo, antigraffio. Ricordiamo sempre che questa colla qua non asciuga subitissimo, quindi ci dà il tempo di poter lavorare la carta e non macchia la carta. Esatto. Quindi si può tranquillamente poi pulire con un panettino umido nel caso andasse sopra un po' la carta. Ma facciamo vedere che la colla il pennello è leggermente sporco di marrone. Questo non perché è sporco il mobile, perché è stato molto lavato, ma perché semplicemente perde leggermente il tannino. E diciamo anche che il tannino sul nostro colore non è uscito in nessun modo perché è stata utilizzata la vernice pura. Se utilizzate su alcuni mobili che sono in forte presenza di tannino la vernice pura, quindi non mettete acqua dentro né in prima mano né in seconda, spesso il tannino non sale. Ricordate però che dovete poi anche proteggere con cera e non con protettivo, se no poi dopo sale, ok? Dai, vai, partiamo. Tu parti dal parte frontale? Parto, sì. Perfetto, ti aiuto. Preciso. Ti tengo il dito qua, vai. Ok. Ricordatevi sempre che è meglio partire dal centro e sviluppare ai laterali, in questo modo non si formano le bolle. Adesso Emma prenderà la spatola e farà aderire bene. Io però partirei da qua andando indietro. Benissimo, fai bene la sezione. 1. Togliere tutta l'aria. Se vedete che la colla non fa aderire subito la carta, non vi spaventate, è solo perché deve tirare. Quindi nel momento in cui poi dopo la colla diventa più collosa, la carta tira e viene perfettamente fatta aderire alla superficie. Una cosa molto importante però è quella che sta facendo Emma, ovvero far uscire bene tutte le bolle di aria, perché le bolle di aria non fanno ovviamente tirare bene la carta e la colla non fa fare grip. Quindi mi raccomando, dovrete sempre far uscire dal centro verso l'esterno l'eventuale rimasuglio di aria. Questa carta è molto molto resistente, oltretutto goffrata, quindi è piacevolissimo anche al tatto. E come vi dicevo prima, se in alcuni punti vedete che ci sono ancora delle parti leggermente sollevate, è proprio perché la colla sta iniziando a tirare, quindi fra poco io continuerò a ripassare, vedrete che starà incollata. È solo perché deve tirare. Diamo una mano di cera su tutto il mobile. Parto dal laterale e utilizzo la cera Jasmine, la nostra cera protettiva, naturale, profumata al gelsomino. Proteggiamo a cera sia perché il mobile andrà comunque in una cabina armadio, quindi non subirà grandi lavaggi con tensoattivi molto aggressivi e giornalieri, e poi perché così almeno evitiamo la fuoriuscita di un ipotetico tannino. Stendo la cera con la pennellata incrociata, quindi sia in un verso che nell'altro.
stesso procedimento anche sui miei cassetti, quindi stendo la cera prima in un verso, poi nell'altro e in finitura allungo per tutta la lunghezza. Siamo alle battute finali. Andiamo ad applicare questi pomelli con una pina. Sfrutto gli stessi buchi, ricordatevi però all'interno di bucare la carta, quindi in coincidenza del buco con un punterwall, un taglierino, una forbice andate a ricreare il buco in modo che non la strappate. Eccoli qua. Stanno veramente bene. Ora finisco di montare i pomelli, portiamo su il mobile con anche i marmi che sono stati lucidati e ve lo facciamo vedere ambientato. Anche questo restyling? È finito. Che ne dici? Mi piace molto. Cosa ti piace? L'insieme lo trovo elegante e raffinato, sia classico che moderno. Anche se enjoy? Anche se enjoy. Perché Emma mi ha detto, ma no, che poi ti stufi di enjoy. Sì. E invece questa volta secondo me l'enjoy è il colore giusto. Sì. Quanto sta bene questo marmo, è proprio un po' glam, vero? Prende un bel tono. Allora, questo video sta a insegnarvi non quanto sia facile mettere un colore e un transfer, perché in realtà questo passaggio è stato molto semplice. Però abbiamo fatto diverse lavorazioni, abbiamo sverniciato con la pistola termica e vi abbiamo fatto capire che ci sono delle volte in cui la pistola termica funziona molto prima rispetto a uno sverniciatore. Qua c'erano 4 strati di vernice, quindi è stato veramente importante agire così. Poi vi abbiamo fatto vedere come è importante anche purificare gli interni, pulire, profumare, perché comunque sono mobili che sono stati per tanti anni in disuso in cantine, quindi è fondamentale renderli puliti e sani. Qua c'è una sorpresa però, il marmo. Sì. Bello lucido. Molto. Ci siamo affidati a un ragazzo molto bravo, qua di Castellamonte, che fa il marmista e ce li ha lucidati. Perché? Perché sono troppo belli. Adesso devo capire se è un classico marmo di Carrara o comunque un marmo molto chiaro e secondo me valeva la pena renderlo perfetto lucidandolo. Lui non ha assolutamente tolto i vecchi segni del passato perché ci sono delle macchie di ruggine o comunque altre macchie, ma va bene, è un mobile vecchio, si vede che è ricolorato e ci stanno i segni del passato, però vederlo così bello lucido è tutta un'altra cosa ed è stato anche molto onesto, quindi non pensate che affidarsi a un professionista sia caro, perché spesso e volentieri con pochissimi soldini si ha un pezzo che farà tranquillamente altri 100 anni senza batter ciglio. E così affiancati, anche se non sono dritti, anche se non sono perfetti, secondo me sono belli. Sì, è proprio il mobile perfetto. Mi raccomando, se avete bisogno di isola in cucina oppure una piccola isola nella cabina armadio o qualcosa che di attiguo, pensateci, prendete dei mobili simili, avvicinateli e create queste semi-isole all'interno degli ambienti, perché secondo me portano via un sacco di problemi. Qua per esempio adesso io avrò la fortuna di potermi appoggiare e piegare le cose, non è scontato con 3 bimbi. Salutiamo? Sì. Al prossimo restyling, ciao ciao! Ciao!